sono da, vengo da. Come si dice la tua provenienza in italiano? Scopriamolo nel video di oggi. Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video. Io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Benvenuti o bentornati sul mio canale e oggi ho un video di grammatica molto utile per te. Di dove sei e da dove vieni sono sicuramente le domande più comuni che tu potresti ricevere in Italia, quindi devi saper rispondere correttamente. Come possiamo rispondere correttamente alla domanda di dove sei o da dove vieni? Beh, voglio dirti che hai tre opzioni diverse. Prima di vedere però quali sono queste opzioni, voglio ricordarti che ho una newsletter, quindi se vuoi ricevere sempre tanto materiale molto utile per migliorare e imparare l'italiano totalmente gratis, puoi iscriverti alla mia newsletter cliccando sul link qui sotto in descrizione. Adesso vediamo quali sono le diverse opzioni per esprimere la tua provenienza. La prima è questa ed è molto facile: essere più l'aggettivo di nazionalità. Questa opzione è molto semplice perché non richiede nessuna preposizione, quindi è facile. Ad esempio, io direi sono italiano. L'aggettivo di nazionalità per Italia è italiano. Il mio consiglio è quello di cercare il tuo aggettivo di nazionalità su internet, sul dizionario. Per esempio, il mio preferito è wordreference.com, e poi devi fare attenzione a una cosa: se il tuo aggettivo di nazionalità finisce con la O, come il mio italiano, allora devi cambiare la O in A se sei una donna. Per esempio, io dico sono italiano, ma una donna direbbe sono italiana. Altri esempi possono essere sono americano o sono americana, sono spagnolo, sono spagnola, sono brasiliano, sono brasiliana. Se però il tuo aggettivo finisce con la E, come per esempio francese, allora non devi preoccuparti di questo, perché gli aggettivi che finiscono con la E sono uguali per il maschile e il femminile. Per esempio, sono francese, sono inglese, sono canadese. Fantastico! E puoi anche notare una cosa: come hai notato negli esempi di prima, gli aggettivi di nazionalità in italiano non hanno la lettera maiuscola. Scriviamo italiano, non italiano. Quindi fai attenzione a questo quando scrivi. Questo è il modo più semplice per esprimere la tua provenienza ed è anche quello che ti consiglio effettivamente di usare. Adesso vediamo un altro modo: essere più di più la tua città. Se vuoi dire la tua città di provenienza, semplicemente puoi dire sono di più la tua città. Per esempio, sono di Milano, sono di New York, sono di Londra, sono di Parigi. Ora, questo è estremamente importante perché in italiano sono di può essere usato solo con le città. Non possiamo dire sono di Italia, è molto sbagliato. E non possiamo neanche dire sono da Italia. No, possiamo solo dire sono di più la città. Oppure sono italiano, se vogliamo dire la nostra nazionalità. Infatti il verbo essere non può essere usato con la preposizione da e inoltre l'espressione sono di è tendenzialmente usata con le città. Quindi fai attenzione. Ora, generalmente quando usiamo questa opzione sono di più la città, ci stiamo riferendo più che altro alla città dove siamo nati, proprio alla nostra città di origine. Per esempio, potrei dire vivo a Roma, ma sono di Palermo. Vivo a Roma, ma sono di Palermo. Questo significa che io adesso vivo a Roma, ma la mia città di origine, io sono nato a Palermo. Oppure una domanda che potresti sentire è: sei di qui?
sei di qui? Questa è una domanda tipica che qualcuno può farti per chiederti se vieni dal posto in cui ci troviamo adesso. Quindi, per esempio, se io vado a Milano, incontro una persona e voglio chiedere se questa persona è nata a Milano, è proprio di Milano, posso dire: e tu sei di qui? Nel senso, sei nato a Milano? E quella persona può dire sì, sono di Milano, oppure dire qualcosa come no, vivo a Milano ma sono di Roma, per esempio. Capito? E ora, prima di passare all'ultima opzione, voglio chiederti un piccolo favore: di lasciare un bel mi piace. Questo mi aiuta incredibilmente perché suggerisce a YouTube che questo video è buono, sto spiegando le cose in un buon modo e quindi YouTube manderà questo video a tante altre persone. Quindi se vuoi aiutarmi a far crescere il mio canale, lascia un bel mi piace, questo mi aiuta tantissimo. Ora vediamo l'ultima opzione: venire più la preposizione da più il paese, la regione o la città. Innanzitutto devi sapere che il verbo venire è irregolare, infatti si dice io vengo e tu vieni, come nell'espressione da dove vieni. Poi dopo il verbo venire, vengo, possiamo usare la preposizione da, se necessario l'articolo e poi il paese, la regione o la città. Con il paese e con la regione dobbiamo usare l'articolo e poi ovviamente dobbiamo combinare l'articolo con la preposizione da. Ho preparato questa lista per ricordarti le preposizioni articolate. Infatti, se noi uniamo la preposizione da con l'articolo il, formiamo dal. Se invece combiniamo lo, abbiamo dallo, i abbiamo dai, gli dagli, la dalla, le dalle e per finire L con l'apostrofo dal. Dato che io sono italiano, direi vengo dall'Italia. L'articolo che si usa per Italia è L apostrofo, l'Italia, quindi da più L apostrofo è dal, l apostrofo, quindi vengo dall'Italia. Altri esempi possono essere vengo dagli Stati Uniti, vengo dall'Inghilterra, vengo dal Brasile, vengo dalla Francia, oppure per le regioni vengo dalla Puglia o vengo dalla Lombardia. Vengo da può essere usato anche con le città, come ti ho detto prima, ma senza articolo. Per esempio, vengo da Milano, vengo da Roma, vengo da Washington DC. Quindi, per riassumere, per dire la nostra provenienza, possiamo dire essere più l'aggettivo di nazionalità, sono italiano. Essere più di più la città per dire dove siamo nati, per esempio, sono di Roma, oppure vengo più da più il paese, la regione o la città. Per esempio, vengo dall'Italia, vengo dalla Puglia, vengo da Roma. E tu? Di dove sei? Da dove vieni? Prova a scriverlo qui sotto nei commenti con queste 3 opzioni. Vediamo se hai capito come funziona. Dai, scrivi adesso il tuo commento, ti aiuterà tantissimo. E come sempre non dimenticare di lasciare un bel mi piace perché questo mi aiuta tantissimo e mi raccomando iscriviti al canale e attiva la campanellina così non perderai i video futuri. Per la lezione di oggi abbiamo finito e come sempre ci vediamo nella prossima lezione. Un abbraccio dall'Italia, ciao!